Visto che grappolo? Bellissimo. Questa è la malvasia bianca. Ah. Una bellezza, no? È come quando trovi i funghi, cioè la gente si lamenta in Calabria. Parlavamo di sorbara, siamo al sorbara. No, gli acini grandi diventeranno rossi, quindi maturi. Quelli piccoli invece rimarranno verdi fino alla fine. Quindi è per questo che il lambrusco di sorbara spesso quando è vinificato in purezza si trova scarico di colore e molto acido. Questo di troppo. Cosa lo capisci? Perché di solito ne lasciamo uno per tralcio. Non lascio più di 3 grappoli, infatti 1, 2 e là dietro c'è il terzo. Il Ramier è composto da 7, 8 e più varietà diverse. Le principali sono la Vanà, la Varengo, il Chartreuse, il Becquet, la Berlacita. Molto probabilmente in questa zona c'era stato un orto e quindi il terreno è molto più ricco di humus, si vede che è stato lavorato per molti anni e si vede ovviamente la quantità di uva che producono. Non tutti i grappoli che vedrete su questa vite verranno raccolti. La vendemmia si può protrarre anche per un mese per finire poi ad avere 2000-2500 bottiglie. Va pulito con molta attenzione perché tutto ciò che resta, che è marcio, intanto non appassisce ma può anche contaminare chicchi vicini. Il ciliegiolo è comunque un grappolo che se uno lo vede così dice ma questo non è un'uva per fare il vino, no? Perché comunque ha questo grappolo allungato, l'acino abbastanza grande. È il terreno dal lato della montagna, è particolarmente fertile, l'uva è particolarmente dolce e particolarmente carnosa, ecco qui, favorire. Se uno poi assaggia il chicco e degusta sente proprio il gusto della fragola, quindi la freschezza. È ancora un po' indietro però. Ancora ci vuole un po', dai. Poi prendiamo il nostro vinacciolo e lo mastichiamo. Il sapore che ha una nota molto vegetale, molto verde, molto tantannini, molto crudi. Quindi vuol dire che non è ancora pronto. Vedi, questa è la galletta, è una delle varietà più particolari che abbiamo qua, proprio data dalla sua forma. È un'uva per lo più da tavola, è molto dolce, normalmente è l'uva dei bambini. Ed il pedicello rosso è indice di una buona maturazione e noi infatti stiamo rincorrendo a spron battuto la Barbera e la portiamo in cantina. La spanna, che è il nome dialettale del Nebbiolo gattinara, idealmente un grappolo giusto di nebbiolo è lungo più o meno come una spanna. Bonarda novarese o uva rara, non è perché è rara, ma in dialetto è rada, sarebbe rada perché subisce una specie di aborto durante la floreale. Praticamente non esce l'acido, non riesce a fecondare, perché è un problema genetico che ha il piccolit. Dei piccolissimi grappolini, delle infiorescenze che escono dopo, se vedete non sono mai sul tralcio principale ma sono sulle femminelle. I semi già si stanno cominciando a lignificare, vedi, sono una via di mezzo. E raccogliamo principalmente ad assaggio senza fare troppe analisi eccetera eccetera. Quello che cerchiamo è una buona fenolica unito a un buon livello di zucchero e acidità. Ha un colore verde, quindi vuol dire che non è ancora maturo, deve diventare marrone. Invece qua d'Alberello produce poco e quindi dà anche grande qualità. Veniva chiamata pagadebiti perché se tu lasci tante gemme ti fa tanta uva, soprattutto in terreni molto ricchi. Prendiamo la buccia e la schiacciamo. Non escono gli antociani, che sono le sostanze coloranti. L'interno dell'acino è verde, per cui per far diventare un vino rosso dobbiamo estrarre da queste bucce gli antociani, che sono le sostanze coloranti, e i polifenoli, che rappresentano la struttura del vino. Conviene togliere le foglie quando il grappolo è piccolo, perché è come allenare un bambino a fare un po' di ginnastica. Cioè lui comincia a vedere il sole e si abitua, cioè si rafforza, e dopo, quando il sole è troppo, è un po' più muscoloso. Più mantello verde c'è sopra e più l'uva matura bene. C'è più fotosintesi, quindi c'è un'attività vegetale e un'accumulazione di energie molto importante dalla foglia. E questa energia poi viene trasferita al grappolo tramite la linfa ed è sempre una maturazione dall'interno. E guarda qua, sono 2/3 grappoli. Se tu parli con
con i vecchi di Nionelli ti dicono ma che il Pascale 21 gradi di zuccherina, non arrivava mai a 16 gradi babbo. Non è mai una maturazione di contatto, perché come vedete tutta l'uva è sempre all'ombra e quindi la buccia del Montepulciano non si brucia mai. Nelle vigne vecchie che stiamo gestendo, il 40% è Pascale. Quindi se noi non facessimo questa lavorazione sui grappoli, alla fine che vino ti viene fuori? C'è sempre una descrizione di nonno che è molto molto chiara ogni volta. Dice sotto la pergola si ottiene il velluto del Montepulciano, che in verità è proprio una sensazione tattile, cioè se vieni qua 10 giorni prima della vendemmia e tocchi i grappoli senti proprio il velluto al tatto. E nonno dice è lo stesso velluto che ti ritrovi in bocca. Ciò che diciamo in serra non ha pasticcio e ha già appassito, perciò diventerà duro. Io ho il callo. Il principio è stendere mettendo come se si dovesse mettere della carne sulla griglia. Pure da modella. Ultime. Infatti l'uva è ancora gialla. Da qui andando verso là, qui l'uva è quasi pronta, anzi mia madre sta alzando già dei grappoli. Però questi non sono proprio grappoli da spettacolari, grappoli piccolini, però appunto il sapore, che è quello che conta, a favorire. Sapete che è la prima volta che mi faccio un bicchiere così con voi dentro? Dai! Sì, perché poi le visite normali è difficile trovare la possibilità, perché a volte dicono ma oggi fa caldo, magari ho le scarpe. Infatti tu sei stato straordinario, sei entrata nel vigneto con queste scarpe.